Nuovo format per spiegare le distanze minime dai confini per le costruzioni. Ho preparato questo scenario, ovviamente facendo riferimento alle costruzioni di mia figlia. Allora, spostiamolo ancora, ci siamo. Ok. Poniamo il tipico caso in cui abbiamo due proprietà confinanti A e B e quindi come devono essere posizionate le costruzioni e soprattutto che distanza deve esserci fra il corpo più aggettante o sporgente del corpo di fabbrica e il confine. Ok, quindi partiamo dal presupposto che abbiamo due proprietà confinanti A e B. Si parte anche da un quadro normativo. Noi abbiamo il Codice Civile che fa riferimento all'articolo 873 e seguenti, in particolare 875 del Codice Civile. Praticamente, oltre a quello, si sovrappone il famoso decreto 1444 del 68, decreto che, come saprete bene, è anche il decreto sugli standard urbanistici e quindi quello che impone la distanza dei 10 metri fra costruzioni, soprattutto in tutte le zone territoriali diverse dalle zone A, cioè dai centri storici. In particolare quel decreto che venne emanato a seguito della legge Ponte imponeva ai nuovi piani regolatori, alla revisione dei piani regolatori, ai programmi di fabbricazione, ai regolamenti edilizi di dover aggiornare e imporre questa distanza minima. Partiamo quindi dal 42, cioè dal Codice Civile. Il Codice Civile impone una distanza minima di 3 metri fra costruzioni, ok? Ovviamente ciò non vale per le costruzioni che erano già esistenti e quindi in quel momento nel patrimonio edilizio costruito italiano c'era già una situazione già consolidata. Allora, al di là di questo, noi facciamo invece riferimento a una situazione in cui i fondi sono confinanti ma inedificati e quindi scatta il principio di prevenzione tra A e B. A in questo caso è questo immobile, tra l'altro ho scelto questa costruzione che ha fatto la mia piccolina e che ha tra l'altro una facciata cieca, quindi non ci sono vedute, non ci sono luci, non ci sono finestre, non ci sono aperture, ok? Quindi partiamo da questa situazione. Allora, il principio di prevenzione è molto semplice. Il primo che costruisce condiziona le successive distanze che il secondo dovrà tenere nel momento in cui vorrà fare il suo intervento. Cosa vuol dire? Vuol dire, spostiamo così facciamo vedere meglio, ok? Vuol dire che ha tre opzioni: o costruisce mantenendosi a una distanza minima della costruzione dal confine, e ora vediamo qual è, oppure costruisce sul confine, oppure costruisce in questo spazio che è fra il confine e la distanza minima legale. Come si conteggia la distanza minima legale? Nel Codice Civile e anche nello stesso decreto non è che il legislatore impone la distanza minima pari a. La distanza minima pari a, che ne so, a 5 metri, viene molto spesso indicata nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori locali. Può essere legittimo, certo che lo è, lo dice anche il Codice Civile, perché le distanze, quindi tutte le distanze legali, possono essere comunque maggiorate e quindi imporre un approccio più restrittivo a quello minimo previsto dal Codice Civile e anche dal decreto del 68, ok? Quindi cos'è successo soprattutto dopo il decreto del 68? Molti piani regolatori hanno recepito la distanza minima fra costruzioni di 10 metri, quindi non vale più i famosi 3 metri, ma vale i 10 minimi. Tra l'altro i 10 vanno comunque, la distanza minima fra costruzioni va anche relazionata all'altezza dell'edificio più alto.
Altro aspetto, quello che dico vale non soltanto per le nuove costruzioni, diciamo dopo il 42, ma vale anche per ampliamenti e per eventuali sopraelevazioni, cioè anche la sopraelevazione non è che può essere costruita sempre sulla stessa sagoma andando fino a un cielo, ma se sono intervenute nuove distanze dai confini e tra costruzioni, i corpi aggiuntivi in sopraelevazione si devono adeguare, quindi si devono arretrare come prevede la norma e anche la giurisprudenza. Quindi abbiamo detto come si fa a quantificare e a determinare la distanza minima tra costruzioni quella minima dal confine. Quella tra costruzioni, abbiamo detto, ce la impone il codice civile, ce la impone il decreto del 68, infine bisogna verificare i piani regolatori e le norme tecniche attuative nonché regolamenti edilizi. Fatto questo, la distanza minima dal confine in via indiretta dall'articolo 875 del codice civile diviene almeno la metà fra quella intercorrente fra costruzioni. Lo ripeto, la distanza minima che la costruzione deve tenere dal confine deve essere almeno pari a quella delle intercorrente fra costruzioni, il famoso distacco, il distacco fra costruzioni. Si ricava in maniera indiretta dall'articolo 875 perché l'articolo 875 permette la possibilità di occupare, se l'edificio è in aderenza, di occupare lo spazio intercorrente fra l'edificio e il confine, qualora la distanza del primo costruttore non sia maggiore ma sia inferiore alla distanza minima dal confine. Questo è quello che in linea di massima il principio di prevenzione ammette. Ovviamente il secondo che costruisce deve pagare una quota per l'occupazione del suolo, eccetera. Tra l'altro il codice civile ammette anche la costruzione in aderenza o in appoggio. In aderenza vuol dire che il nuovo fabbricato viene proprio costruito in aderenza ed è un corpo, diciamo, strutturalmente a sé stante. In appoggio invece significava che questa costruzione, la seconda, si appoggiasse alla fabbrica del primo strutturalmente, ad esempio infilando le travi in legno e iniziando a costruire. Allora, è un criterio, una modalità costruttiva che non si fa più da anni per ovvi motivi antisismici, o quantomeno non è ammessa e non è ammissibile. Poi nell'Italia dalle mille sfaccettature succede di tutto, quindi questo è un po' il punto nodale. Il decreto del 68, figlio della legge Ponte, dice una cosa innovativa, cioè che salvo le zone dei centri storici, le famose zone A, dove possono essere mantenute le distanze minime anche assai inferiori a quelle previste dalle norme. Perché? Perché nei centri storici c'è una tipologia costruttiva stratificata e di valore storico che non puoi applicare le distanze legali diverse e maggiorate, perché l'abbiamo detto, per motivi storici, architettonici e culturali hanno questa valenza per cui sono esentate. Discorso diverso è per l'addizione e le trasformazioni successive, quindi se vuoi fare un ampliamento a un centro storico, lì il caso è un po' diverso. Come il caso è anche un po' diverso e quindi possono esserci eventuali deroghe, ma soltanto se ci sono piani di lottizzazione o piani particolareggiati, quindi anche lì è un discorso a parte. Ritorniamo invece alle modifiche che ha introdotto il decreto 1444 e 68. Sto parlando proprio di quel decreto sugli standard urbanistici. Quel decreto ha introdotto la distanza minima fra costruzioni di 10 metri. Da
applicare nella revisione, nell'adozione dei nuovi piani, nei regolamenti edilizi e nei programmi di fabbricazione. Quindi che venga fatta una nuova adozione, diceva il decreto, o che venga revisionato uno strumento o un regolamento vigente, comunque rispettate la distanza minima di 10 metri tra costruzioni. Questo per dire che il legislatore in quel momento ha fatto una scelta dall'alto nei confronti della pianificazione comunale, imponendo appunto la distanza minima. Cosa hanno fatto i piani regolatori e regolamenti edilizi? Hanno praticamente recepito, oltre alla distanza minima tra costruzioni, diciamo come prassi, hanno espresso, proprio recepito in maniera espressa, la distanza minima dai confini pari a 5 metri, che è appunto la metà dei 10. Veramente posso dire che nella stragrande maggioranza dei casi i piani regolatori italiani dispongano nei propri regolamenti o nelle norme attuative l'obbligo di una distanza minima dai confini pari a 5 metri. È proprio una scelta di imperio, un po' anche per semplificare, per non lasciare spazio a eventuali fraintendimenti. A questo punto qualcuno può anche domandarmi: va bene, la distanza minima di 5 metri, posso costruire comunque sul confine in aderenza facendo magari un eventuale accordo col proprietario B? La risposta è sì, a condizione di cosa? Che il regolamento edilizio comunale, che lo strumento urbanistico, ammetta questa ipotesi. Ovviamente dovrà essere fatta una convenzione fra A e B, convenzione molto spesso da trascrivere ai registri immobiliari perché deve valere verso terzi, quindi ci vuole un notaio. Non è raro leggere negli regolamenti edilizi che sia sufficiente una scrittura privata, magari autenticata o comunque registrata, e basta. Io la consiglio la trascrizione perché ha valenza verso terzi. Quindi A e B si mettano d'accordo, si reciprocano tra di loro il diritto di costruire in aderenza. Ora, al di là che questo c'ha le finestre, però l'obiettivo è quello di dire che in caso di convenzione tra confinanti, comunque è da verificare se il regolamento edilizio comunale, il regolamento locale e il piano regolatore ammettono comunque la costruzione in aderenza. Perché nulla toglie che la scelta politica del comune sia quella di evitare la densificazione e l'addossamento, e sia invece una volontà politica quella di distanziare le costruzioni fra di loro. Perché, ripeto, è una scelta politica di pianificazione che sceglie piuttosto l'edilizia isolata che l'edilizia in continuità, e quindi magari quella di evitare la formazione di fronti o allineamenti continui. Quindi, come procedere? Occorre verificare se lo strumento urbanistico comunale o la regolamentazione locale ammette intanto questa possibilità, perché se non l'ammette, ancorché il codice civile la preveda, la possibilità di costruire in aderenza, non si può fare. In quel caso, rispetto delle distanze minime, che non saranno più quelle storiche di 3 metri fra costruzioni e quindi di 1,5 metri dai confini, ma si va ai 10 metri tra costruzioni e i 5 metri dal confine. Questo è un po' il quadro veramente sintetico di come stanno le cose. Ovviamente la questione è diversa nel momento in cui magari c'è una situazione già consolidata anche dopo del 68, cioè abbiamo 2 edifici che sono già posizionati a 10 metri per cui hanno rispettato le norme. Ammettiamo che questo edificio voglia essere demolito e ricostruito dove era e come era. In questo caso vi segnalo, come ho già detto anche nell'altro video sulle distanze fra costruzioni, che la giurisprudenza finalmente sta recependo il principio che la fedele ricostruzione consente il mantenimento sul posto anche se non rispetta le distanze sopravvenute da strumenti urbanistici, normative, eccetera. Questo perché
non potrebbero esserci casi in cui non potrebbe essere mai ammessa la demolizione e ricostruzione nello stesso posto con la stessa sagoma e stessa volumetria. Perché? Perché questo signore, per esempio, potrebbe non avere la possibilità di ricostruire la sua volumetria, quindi il suo diritto edificatorio già consolidato e inoppugnabile, perché dovrebbe rispettare magari tutte le distanze da tutti i lati, per cui addirittura non potrebbe, vedrebbe precluso il diritto alla riedificazione, e questo è un diritto che non può essere, come dire, eroso o inciso dal rispetto delle distanze legali e delle distanze da confini. La questione è diversa se viene costruito un qualcosa di diverso, quindi non c'è più la fedele ricostruzione, ma c'è quella che viene chiamata sostituzione edilizia. Lì si applica come il regime di nuova costruzione a tutti gli effetti, quindi questo vale anche nel momento in cui ci sono scelte di voler fare il piano casa, quindi la famosa premialità volumetrica in caso di demolizione e ricostruzione con caratteristiche più o meno simili. In quel caso la questione è un po' diversa e rischia di travalicare queste facoltà che abbiamo detto. Allora, quindi per concludere, vero che c'è il codice civile, ma è anche vero che c'è il decreto del 68 e soprattutto i piani regolatori e regolamenti locali hanno piena possibilità di maggiorare le distanze legali, quindi distanze minime tra costruzioni e distanze minime dai confini. Quindi si parte da quello per verificare se sia ammesso oppure no. Anche qui attenzione, verificate magari che gli strumenti urbanistici e regolamenti siano adeguatamente aggiornati e conformi alle normative sopravvenute e soprattutto alle norme regionali. Questa è una raccomandazione che mi sento di condividere, visto che è un problema ricorrente. Ecco, molti colleghi mi fanno questi quesiti facendomi notare appunto queste difficoltà. Allora, siamo al termine di questo video. Benissimo, se ti è piaciuto lo puoi condividere con i vari colleghi, con i vari amici, puoi anche chiaramente cliccare su like, e se ti iscrivi al canale potrai anche fare quesiti, fare domande e magari chiedermi ulteriori dettagli su questi aspetti. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Oggi è il 7 maggio 2018 e quindi un grande saluto da Carlo Pagliai.